Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfre e bentornati anche oggi nella mia cantina. Oggi vi farò vedere come ho costruito questa qui. Sono molto fiero di come è venuta, è veramente bella dal punto di vista estetico, però c'è bisogno di fare delle regolazioni sotto nel meccanismo perché come vedete è un po' stortina, va raddrizzata, questo dipende un po' dal cugno forma a 45 gradi che c'è dentro e un po' da varie regolazioni diverse. La cosa che rende particolare questa morsa è questa. Questo è uno sgancio rapido, agganciato a morsa non si muove più, sganciato, come vedete, posso muoverla. Come vedete, clap, ed è chiuso. Poi normalmente come una normale morsa si stringe e si apre. È un po' ingombrante da tenere in cantina, devo dire, però tutto sommato in quest'angolo non mi dà fastidio, non mi prende troppo spazio e quindi va bene. Sono veramente felice, dicevo, di come è venuta. So che qualcuno me lo chiederà, quindi lo dico subito: questo pomello è stato realizzato in legno di sequoia, è molto bello per fare questi lavori sagomati perché è molto morbido come legno e quindi si lavora bene. L'ho lavorato con la lima e con la raspa e poi alla fine con la carta vetrata. In più ha una bellissima venatura rossiccia che si interseca con la venatura bianca chiara. Perfetto ragazzi, io vi ricordo che se quello che vedete sul mio canale vi piace mettete un bel like, commentate per farmi sapere cosa ne pensate e se ancora non l'avete fatto ovviamente iscrivetevi. Vi lascio la realizzazione.
spiego una piccola cosa su questo pezzo, perché ho perso le registrazioni come l'ho realizzato. Praticamente scorre questo pezzo all'interno di quest'altro. Questo incavo l'ho realizzato col banco sega, facendo 3 tagli a 45 gradi per vuotare questa parte e poi tutti i tagli dritti per vuotare tutto questo. Infatti, come vedete, non è bello preciso. Ho lavorato così male, tra virgolette, perché non ho una fresa a 45 gradi a portata di mano. Comunque quello che interessava a me è che scorresse, e come vedete scorre liberamente. L'estetica in questo caso purtroppo l'ho un po' sacrificata. La morsa è realizzata quasi completamente in legno di olmo, tutto questo è tutto legno di olmo, meno che i 2 pezzetti a contatto, i 2 stringenti che sono di teak, e questo qui che, come ho detto prima, è di sequoia, non mi viene mai il nome di questo legno. Perfetto ragazzi, anche il video di oggi è concluso. Io spero che vi sia piaciuto, come sempre. Vi ricordo, settimana prossima farò uscire il video sulla massellatura 2.0 che non sono riuscito a far uscire questa settimana, più un nuovo tecnico di lavorazione, mentre come al solito lunedì prossimo il progetto della settimana prossima. Ho già in mente qualcosina, ma non vi anticipo nulla, vi farò vedere lunedì prossimo. Comunque altro bel progettino interessante. Come sempre ragazzi, alla prossima!